Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Amici, avete mai sentito parlare del caso José? È la storia vera e incredibile di un uomo, José Velázquez, che nel 2011 racconta qualcosa di talmente scioccante da spaventare l'intero Messico. In diretta al famoso programma radiofonico messicano La Mano Pelosa rivela il suo segreto più oscuro, di come era riuscito anni prima a stringere un patto con il diavolo in cambio di potere e denaro, e di come ha scelto di sacrificare l'anima della nonna pur di raggiungere Lucifero e ottenere quell'accordo tanto agognato. Rivela anche però che è riuscito ad ottenere tutto ciò che desiderava, ma di non aver goduto appieno di tutto quanto perché tormentato dai demoni. Il conduttore dell'epoca, Juan Ramón Sáenz, rimase talmente affascinato da questa storia da svilupparne quasi un'ossessione. Era deciso ad approfondire quel caso e un giorno partì per gli Stati Uniti per andare ad intervistare José di persona, non sapendo che quella sarebbe stata l'ultima intervista della sua vita. Dopo oltre 20 anni il caso José continua ad essere oggetto di dibattito in Messico e molti sono ancora convinti che la morte di Juan Ramón Sáenz sia legata ad una maledizione proprio riguardo a quell'ultima intervista paranormale su José Velázquez. Ma prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video, ma adesso iniziamo. La Mano Peluda, o meglio La Mano Pelosa, è un programma radiofonico trasmesso da Radio Fórmula in Messico e si basa su storie paranormali realmente accadute. Qui le persone possono chiamare in diretta e raccontare le loro esperienze più traumatiche e da brivido con il mondo ultraterreno. Il programma iniziò il 13 agosto del 1995 e fu creato da Mario Cordova, allora direttore artistico della stazione 104. Il primo conduttore di questa stazione radiofonica fu Rubén García Castillo per oltre 4 anni. Dopo di lui invece arrivò Juan Ramón Sáenz, che rimase dal 1999 fino al giorno della sua morte, nel 2011. Dopo questo tragico evento tornò al timone del programma il conduttore Rubén García Castillo, che ci rimase fino al 2018 per cedere poi il posto a Gina Vies e Nacho Muñoz, produttori da oltre 20 anni di questa trasmissione. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio alcune informazioni sull'uomo che morì in circostanze misteriose dopo quell'ultima indagine da brivido. Juan Ramón Sáenz Esquivel è nato a Città del Messico il 19 ottobre del 1962. Nel 1984 si laurea in giurisprudenza presso l'Università della Valle del Messico e si specializza poi in criminologia. Lavora per 2 anni presso la Procura Generale. Nel 1986 produce un programma radiofonico scolastico in California e diventa un personaggio di spicco nel mondo della radio. Infatti successivamente si è distinto come produttore radiofonico, come voce istituzionale in vari TG, come regista e conduttore di diversi programmi, ma non solo, è stato anche docente nei seminari di produzione e creatività radiofonica presso l'Istituto Superiore di Studi Radiotelevisivi. Quando nel 1995 Castillo e Cordova diedero il via alla Mano Pelosa, Castillo contattò quasi subito Sáenz, che gli diede l'opportunità di partecipare al programma. L'obiettivo era quello di prepararlo per condurre la parte paranormale, perché lui non era molto ferrato sull'argomento. Oltretutto, a causa dei forti temi trattati, aveva iniziato ad avere degli incubi terribili la notte, per questo preferì rimanere nell'area della produzione. Ma nel 2000 sia Castillo che Cordova diedero le dimissioni. Nel 1999 quindi Sáenz diventa il conduttore ufficiale, inizia ad apparire anche in programmi televisivi sul paranormale, tiene conferenze e scrive 5 libri sull'argomento. Il programma sotto la sua conduzione divenne un punto di riferimento in Messico riguardo al mondo del soprannaturale. Furono migliaia le testimonianze in quegli anni di persone che la notte telefonavano per raccontare le loro esperienze più oscure e spaventose, ma ce ne fu una in particolare tra le 53.000 raccontate che ebbe più impatto tra tutte. Quella di un ragazzo di 20 anni, José Velázquez, che una notte del 2002 telefonò da El Monte, in California, negli Stati Uniti. José
Raccontò a Science che all'età di 16 anni, insieme alla mamma, ai suoi fratelli e alla nonna, decisero di attraversare il confine messicano per entrare negli Stati Uniti alla ricerca del sogno americano, perché come molti vivevano una situazione di povertà assoluta e non avevano neanche i soldi per potersi mantenere dignitosamente. Appena arrivati in America, José trovò quasi subito lavoro. Poi ne trovò 2, 3 e iniziò a fare anche più lavori contemporaneamente, ma i soldi non bastavano mai né per mantenere lui e neanche per mantenere la sua famiglia di cui si sentiva tanto responsabile. A quel punto iniziò a sognare ad occhi aperti, voleva avere più soldi, voleva delle proprietà, donne. Voleva conoscere le persone giuste per poter svoltare da quella miseria, voleva viaggiare per il mondo, insomma, iniziò a volere sempre di più. Raccontò a Science che un giorno per caso trovò uno strano libro di magia. Iniziò a leggerlo così, per curiosità, ma più lo leggeva e più quegli argomenti lo incuriosivano. Giorno dopo giorno voleva saperne sempre di più in merito e si spinse sempre un po' più in là. Iniziò anche a cercare delle informazioni online che potessero dissetare quella sua sete di curiosità. E in breve tempo il suo scopo principale fu quello di trovare il modo per raggiungere un accordo con Lucifero. Si avvicinò addirittura a un grimorio maggiore, Lucifughe Rofocale, che spiegava nei dettagli come raggiungere un patto con il diavolo. Ma durante la telefonata con Science, José mise subito in chiaro che sì, il suo scopo era sempre stato quello di arrivare ad un patto con Lucifero, ma di non avere alcuna intenzione di sacrificare la sua anima. Avrebbe sacrificato piuttosto quella di chiunque altro, ma mai la sua. Il tempo passava e José iniziò a scavare sempre più a fondo dentro di lui, toccando i suoi lati più oscuri. Iniziò a documentarsi su tutto quello che riguardava le streghe. Si dedicò allo studio di lingue antiche come il latino, l'ebraico, il greco, solo per comprendere meglio gli incantesimi che erano presenti su quello strano libro di magia. Tra tanti testi riuscì a decifrarne uno in ebraico e decise di provarlo subito per vedere se funzionava. E fu così, perché per più di un anno lo usò per compiere incantesimi e rituali di ogni genere, sempre per invocare il diavolo. E dopo molto tempo riuscì nell'impresa che bramava di più: invocare il grimorio maggiore, Lucifughe Rofocale. Lucifero gli rispose che lo avrebbe aiutato ad ottenere ciò che voleva, ma non gratuitamente, ovviamente. Gli diede in dono un anello che doveva portare sempre con sé. All'interno c'era un demone sempre pronto a soddisfare ogni sua richiesta, ma per averlo doveva sacrificare l'anima di una persona a lui molto cara. Fu allora che José raccontò a Science il suo segreto più oscuro. Un giorno uccise la nonna, sacrificò la sua anima e lo fece seguendo dettagliatamente i passi che il demone gli aveva indicato. Non si sa come tolse la vita alla donna. L'unica cosa sicura è che fu accertato il decesso come causa naturale e non furono trovati segni di violenza sul suo corpo. Subito dopo la morte della nonna, José iniziò a raccogliere i frutti di quel patto maledetto. Cominciò a guadagnare delle grosse somme di denaro, che però, come d'accordi con Lucifero, non dovevano essere spese in buone azioni, altrimenti ci sarebbero state delle gravi conseguenze per lui. Cosa che il ragazzo sperimentò quando un giorno decise di aiutare un senzatetto. Da lì raccontò che non ebbe mai più pace perché un demone iniziò a perseguitarlo e tormentarlo costantemente. A fianco a sé poteva sempre scorgere una figura femminile con lunghi capelli neri e una bocca e una lingua inquietantemente enormi. Era una presenza che non gli permetteva mai di avvicinarsi alla Sacra Bibbia e questa cosa lo tormentò per il resto della sua vita. Questa storia ebbe un tale successo da scatenare una curiosità immensa in Science, talmente grande che nel 2011 decise di partire per gli Stati Uniti per andare ad intervistare José di persona. Era il 19 maggio e sembra proprio che José alla mano destra aveva proprio quel
maledetto anello, che però coprì con un guanto nero per non farlo vedere a nessuno. Da alcuni documenti pare proprio che con la mano sinistra salutò il cameraman e il giornalista che erano con Sáenz, mentre con la mano destra salutò proprio il conduttore. José quel giorno li condusse nel suo luogo segreto, il posto in cui era ancora in contatto con quei demoni che lo tormentavano. Si dice che per tutto il tempo dell'intervista Sáenz aveva il viso contratto dal dolore, anche se in realtà non stava male quel giorno. Pensate che subito dopo l'intervista si verificarono degli eventi davvero strani. Ci fu subito un gravissimo incidente stradale, dove il giornalista fu poi operato d'urgenza e si salvò miracolosamente, mentre il cameraman successivamente fu operato d'urgenza per un'ernia. Ma la cosa più scioccante è che 10 giorni dopo Juan Ramón Sáenz morì a causa di una grave infezione intestinale che gli procurò un arresto cardiorespiratorio a soli 48 anni. Sebbene questa sia la versione ufficiale della morte di Sáenz, molti invece sono convinti che sia legata a José, che avrebbe offerto a Lucifero una nuova anima per portare avanti il loro accordo. Di José non si seppe mai più nulla. Tornò alla ribalta il suo nome dopo la morte di Castillo, che morì dopo 10 anni da Sáenz e sempre a fine maggio. E questa coincidenza tornò a far parlare delle strane teorie sul caso José. Amici, un'altra storia davvero incredibile che mi ha tanto incuriosito, mi ha fatto molto pensare al caso di cui ho parlato alcuni mesi fa, sempre messicano, Elias Samael Dominguez. Fatemi sapere se conoscevate questa storia e che cosa ne pensate nei commenti. Mi raccomando, lasciate un like se il contenuto vi è piaciuto. Io vi mando un bacio grande, ci vediamo domenica con una nuova storia. Ciao amici!